per non parlare di sogni, sembrava una cosa che era abbastanza una realtà un po' di tempo fa. E invece il gruppo era così così, l'Atalanta ha iniziato male, allora non c'era la possibilità. Loro mi hanno detto, la mia televisione, allora sì, appena c'è una partita che ha un po' di interesse così così, ti facciamo fare. Invece non c'era e li capivo perché c'erano le altre partite magari più interessanti perché ovviamente devono avere ascoltatori che guardano e invece adesso capita. E questa è veramente una partita, la partita delle partite. Glenn, e poi nel tuo stadio, perché tu sei diventato professionista sul terreno di gioco che calcherà l'Atalanta contro il Paris Saint-Germain. Sì, sembra quasi impossibile, tante le cose, che io sono diventato professionista a Benfica, che in quel momento per noi in Svezia era una era una grandissima squadra. E poi Atalanta che va a giocarsi un quarto finale del Champions, che si pensava così 10 anni fa o 15 anni fa o così. E poi adesso, tragicamente, con questo purtroppo questo coronavirus, devono giocare tutte le partite qua in Portogallo, però lo fanno loro a Stadio da Luz, il mio stadio dove ho iniziato. Domani sentirò tantissime cose, domani sera ti posso assicurare. Già lo sento. Glenn, per non dimenticare che qui a Lisbona tu da giocatore hai battuto lo Sporting e hai portato l'Atalanta con i tuoi compagni in semifinale di Coppa delle Coppe. Sì. Forse una di quelle cose almeno che io mi ricordo di più, credo anche tutta la gente a Bergamo si ricorda di più perché era una cavalcata veramente incredibile, soprattutto giocando anche in Serie B, che ho visto queste settimane, questi ultimi giorni mi hanno chiamato di tantissime nazioni proprio per parlare di Atalanta adesso che sta giocando il quarto finale in Champions League, insieme perché sembra quasi un sogno questa che sta facendo Atalanta adesso come quella che avevamo fatto noi, andare in un semifinale in una Coppa Europea mentre giocavamo in Serie B. No? Questa Atalanta, Glenn, ti ha un po' stupito? Guarda che mi ha stupito tantissimo, ma un po' di più, un po' di tempo fa. Piano piano adesso tutto si mette insieme. Riesco a vedere che è una realtà adesso. Riesco a vederlo anche tramite il risultato che hanno fatto, in quel modo che vincono le partite e anche, ti dico, perché io sono tipo il mascotte atalantino in giro per il calcio in Europa, perché io sono sempre su questi stadi dove le altre non conoscono quasi nessuno, non c'è un altro che è atalantino lì, in Champions o Premier League, o se facciamo qualche partita in Serie A, o se facciamo qualche partita in Spagna o in Germania, sanno sempre, Atalanta adesso, e piano iniziano sempre a parlare di più. Adesso iniziano anche durante le partite, durante gli ottavi, Atalanta ha fatto gol. Altri colleghi che commentano la partita per un altro paese, perché sanno come mi sta al cuore e sanno che hanno sempre, se hanno bisogno di qualcosa di sapere di Atalanta, sanno che possono sempre chiedere a me. Glenn, comunque vado a È un bel finire lavoro quello lì però che ce l'ho, perché tutti chiedono a me dell'Atalanta in giro e mi piace. e per te è motivo d'orgoglio, hai indossato questi colori nerazzurri. Diceva che insomma questa partita Atalanta-PSG comunque vada, l'Atalanta farà le 8 migliori squadre a livello europeo con un biglietto in tasca sicuro per la prossima Champions League. E infatti perché hanno dimostrato anno dopo anno adesso che non sono lì per caso, perché si può anche pensare così la prima volta magari, invece adesso si vede che non è così. E questo è veramente bello, perché io inizio anche a sentire tutte le altre esperti di varie nazioni, commentano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che le vedo vecchi giocatori che lavorano per la TV come lo faccio io, e tutti iniziano a dire, ma questa Atalanta, perché magari un mese fa con PSG dice no, è difficile, invece piano piano riesco, e iniziano a pensare che Atalanta può fare qualcosa. Adesso non dobbiamo correre, però come dobbiamo ricordarsi, è 90 minuti, e meritano di essere lì, sanno fare gol, può succedere di tutto, perché dobbiamo anche ricordarsi un'altra cosa che tanti si dimenticano, forse l'ho detto all'inizio, per una squadra che ha 0 punti dopo 3 partite durante i gironi, anche se si chiamava Manchester City, Liverpool, non pensavo che passava, perché è quasi impossibile. Anche quel miracolo ha fatto Atalanta. Meritano di essere lì e devono andare lì con fiducia dentro, a darci dentro tutto, che lo faranno.